amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui al Peraga Garden Center di Mercenasco, provincia di Torino. Stiamo girando una bella playlist tutta dedicata alle piante d'appartamento ed è arrivato il momento di fare un tutorial molto pratico dove andremo a vedere Francesca Vernini, la nostra esperta, che va a sostituire il vaso della pianta che ci hanno regalato o che ci siamo comprati. Andiamo a vedere come si fa. Eccoci qui Francesco, allora è giunto il momento di dare uno spazio maggiore alla nostra pianta, giusto? Sì, diamo una casa un po' più grande al nostro spatifilium in questo caso. Allora, dunque, la prima operazione da fare è andare, soprattutto se adesso questo chiaramente è un vasino piccolo, è come la troviamo in commercio, però magari noi ce l'avevamo già in un vaso un po' più grande, magari di terracotta, quindi è difficile fare questa operazione che con i vasi di plastica serve a staccare il terriccio. Quindi con il vaso di terracotta, magari con un bastoncino o con anche un coltello, facendo attenzione a non tagliare le radici, andiamo a fare questa operazione di distacco del vecchio terriccio e delle vecchie radici. Una volta distaccato il tutto, tiriamo fuori delicatamente la pianta. Se ha fatto radici che sono uscite dai fori, cerchiamo quanto più di non strapparle e abbiamo qui la nostra pianta tirata fuori. A questo punto, sempre con un bastoncino, cercate di districare le radici in questo modo e con questa operazione, mi raccomando, non lo fate con le mani perché le radici assorbono l'acqua e il nutrimento praticamente dai capillari, dalle radicine più piccole, dai peli capillari invisibili che sono qui, quindi se noi andiamo a toccare con le mani rischiamo di rovinarli. Facendo questo movimento delicato Toglie anche togliamo, un po' di terra. esatto, togliamo quanta più terra possibile di quella vecchia e quindi Perciò rompiamo anche un po' il pane. rompiamo anche un po' il pane. Facciamo questa operazione sul finire dell'inverno preferibilmente, prima di mettere fuori la nostra pianta d'appartamento, in maniera tale che poi potrà per la bella stagione avere una nuova casa. Perciò diciamo che il marzo della situazione va bene. Dipende dove state, perché a volte marzo è ancora molto molto freddo, quindi dipende un po' dalla zona climatica in cui vivete. Quindi tirate via con delicatezza la terra, sciogliete le radici, che magari adesso in questo caso non tanto, ma certe volte hanno fatto tutto il giro del vaso e quindi sono belle aggrovigliate. Ecco qua, sgrullate anche un pochino. Perfetto. Dopodiché prendete il nuovo vaso, cercate di fare questa operazione nel tempo minore possibile per evitare di lasciare le radici all'aria. Prendete un vaso con un foro di drenaggio, nel vaso mettete una retina, dopodiché mettete un po' di terriccio, chiaramente a seconda del tipo di pianta sarete andati a fare il composto più adatto. In questo caso abbiamo soltanto del terriccio con un po' di sabbia mescolata. Se riuscite a trovare in commercio la pomice è sicuramente un ottimo aiuto perché la pomice è un materiale di origine vulcanica che si comporta un po' come una spugna, assorbe l'acqua però non la mette a diretto contatto con la radice e quindi c'è il marciume radicale, ma gliela rilascia gradualmente. Inoltre contiene degli elementi che scongiurano il rischio di marciumi radicali, quindi ci torna anche molto molto comoda. Mettete il giusto quantitativo di terra per far sì che poi poggiandola la pianta non rimanga né troppo sopra né troppo sotto. Quindi mettete, Bisogna stare attenti al famoso colletto giusto della esatto, al pianta che mi ha famoso, insegnato deve prendere aria. esatto, mettiamo giù tutte le radici, cerchiamo di, ecco, di districarle bene, di spargerle bene così. Dopodiché andiamo a mettere altra terra. A questo punto, mi raccomando, non pressate con le mani, che è una cosa che dicono tutti, perché rischiate l'effetto panino, cioè lo strato sottostante la radice, lo strato soprastante e schiacciate la radice. Invece con il nostro bastoncino, che va benissimo anche quello per mangiare cinese, Ah, è perfetto quello, fate questa operazione, leggermente rotatoria. così un po' il terreno scende. Esatto, e si va ad infilare tra le radici.
Quindi sembra sempre che ci siete quasi, ma in realtà non sapete quanto terriccio alla fine va messo, quindi ne mettete abbondantemente e fate questa operazione per andare a riempire tutte le sacche d'aria che si sono create tra le radici. Ecco, questo è un granulo di pomice. Eccolo qua. Una volta che avete riempito bene tutto il vaso e sentite proprio che non va giù altro terriccio, quindi vuol dire che il terriccio che abbiamo messo è sufficiente, potete anche leggermente pressare un pochino, magari fate anche un po' di questo movimento ed andate ad irrigare abbondantemente. Mi raccomando, mettete la pianta subito dopo rinvasata in posizione riparata quanto più possibile per dargli il tempo comunque di riambientarsi e Riparata vuol dire non al sole. non al sole, non a correnti d'aria, non in luoghi freddi, la fate un po' riprendere, dopodiché la potete spostare in terrazza oppure insomma dove volete metterla. Benissimo, ringraziamo Francesca Vernile per questi utili consigli, per questo bellissimo tutorial che abbiamo voluto girare qui dal Peraga Garden Center. Vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù come sempre, spolliciate e condividete il nostro video nei social. Ciao, alla prossima!